Nelle scuole carristi dello US Army tra il 1943 e il 1945 girava una battuta abbastanza salace, ma estremamente veritiera. Questa battuta era: sapete quanti Sherman occorrono per far fuori una tigre? 4. Ma non parliamo di animali, parliamo di un carro, il Tigre, e di quegli Sherman, i carri americani. Preparatevi a perderne 3. Ora, quella battuta poteva sembrare esagerata, poteva sembrare grottesca, magari anche un po' macabra, perché perdere 3 carri significava perdere comunque un bel po' di uomini all'interno di quei carri. Ma era, come detto, estremamente veritiera, perché se l'immaginario collettivo della Seconda Guerra Mondiale vede l'avanzamento costante di questi mezzi corazzati, i Panzer tedeschi, che sono entrati nell'immaginario collettivo come delle macchine d'acciaio inarrestabili, quel nome, Tigre, è diventato sinonimo proprio di un carro quasi indistruttibile. Oggi analizziamo la sua storia. Prima di entrare nella nostra storia di oggi, che è una storia di battaglie, ma ancora più di tecnica, vi esorto a riflettere ancora una volta sulla tematica della sicurezza online. D'altronde, se state vedendo questo video, lo state facendo su un dispositivo che è connesso alla rete internet, rete che permette grandissime opportunità, ma può anche essere foriera di qualche spiacevole imprevisto, specie se finite nel mirino di qualche malintenzionato e vuol carpire i vostri dati personali o i dati finanziari. Noi di Dentro la Storia ci siamo messi al riparo da diverso tempo con un partner strategico, si chiama NordVPN, è la migliore VPN in circolazione, e grazie alla sua elevata ricerca tecnologica, alla sua Threat Protection Pro, ci mette al riparo da qualunque rischio, ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo noi si scelga di operare, che sia lo smartphone, che sia il tablet, il PC o quello che volete voi, e sempre un'estrema qualità del servizio, tra l'altro potendo accedere anche a materiali che a volte per questioni di geolocalizzazione vengono bloccati in determinati paesi. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio. Vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione al video e avrete l'accesso ai piani biennali NordVPN, che solo per voi che siete amici di Dentro la Storia prevede 4 mesi aggiuntivi gratuiti e la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quando si parla di Tigre all'interno del mondo dei carri armati, dei mezzi corazzati, si pensa necessariamente a lui, al Panzer 6, il Tiger 1. Verrà chiamato così per differenziarlo da un suo successore, ma tanto basta per incutere terrore, tanto negli appassionati di mezzi corazzati, quanto nei reduci, gli ultimi reduci della Seconda Guerra Mondiale, che se lo ricordano bene, il Tigre 1. Un carro armato pesante, quasi indistruttibile, un mezzo possente, un mezzo che l'esercito tedesco in realtà aveva richiesto ben prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Gli primi studi per il successivo Panzer Tigre, il Tigre 1, nascono fra il 1937 e il 1938, quando l'ispettorato degli armamenti dello Heer, dell'esercito tedesco, inizia a chiedere la realizzazione di un carro armato pesante, un carro armato che sia meglio corazzato e più pesantemente armato rispetto dei carri medi. In quel periodo, fra il 1937 e il 1938, la forza corazzata tedesca è ancora esigua. La maggior parte dei carri sono i Panzer I, validi solo a malapena contro la fanteria, i Panzer II, mezzi esploranti, i Panzer III. Già sono un notevole balzo in avanti, sono i primi veri carri medi moderni. Ma manca la componente più pesante. Da partire dal 1938 fino al 1940, l'ispettorato armamenti ottiene diverse proposte da parte dei vari fabbricanti di armi, proposte che però non vengono concretizzate, un po' perché manca un'esigenza reale sul campo di battaglia. I Panzer III, i carri cechi requisiti dopo l'annessione della Cecoslovacchia, e i Panzer IV si dimostrano ottime macchine che contrastano efficacemente i carri francesi e anche i primi carri sovietici. Ma è proprio l'Unione Sovietica che ci si rende conto di come il Panzer IV e successivamente anche il Panther, che ne prende il posto, siano inadeguati contro i carri pesanti sovietici, i KV-1, dei carri che, pur sgraziati nella loro sagoma, sono estremamente potenti e mettono in crisi le forze corazzate tedesche. Da quel momento l'ispettorato armamenti chiede nuovamente altri prototipi, altre macchine sviluppate. Partecipano diverse aziende alla gara degli armamenti, perché d'altronde si tratta sempre comunque di un appalto. Le 2 aziende finaliste sono la Henschel Nson e
La Porsche. Sì, esatto, avete capito bene, proprio la Porsche. Ferdinand Porsche, il fondatore della Porsche. In quel periodo ha messo da parte, almeno per il momento, il sogno di costruire un'auto sportiva, un'auto che vedrà la luce solo nel dopoguerra, ed è maggiormente impegnato in altri progetti. Ha realizzato il prototipo della Kubelwagen, ha realizzato anche il prototipo del futuro maggiorino e maggiolone, quello alla base della Volkswagen, l'auto del popolo voluta proprio da Hitler. Ma in quel momento, con la guerra in Europa, Porsche, come altri progettisti, è concentrato sulla realizzazione di mezzi corazzati. Non gli è andata molto bene fino a quel momento e continueranno ad andargli bene, perché l'esercito tedesco alla fine prenderà un solo veicolo da lui realizzato, un cannone d'assalto, ribattezzato in suo onore Ferdinand, ma tutti gli altri progetti non verranno selezionati, anzi verranno scartati. È il caso anche del carro Tigre, che viene commissionato alla Henschel&Son, che vince la gara d'appalto, mentre la proposta di Porsche del Panzer Tigre P viene scartata. Quel nuovo carro, che entra in linea nel novembre del 1942, si pone come un punto di riferimento per tutti quanti gli eserciti. Per quale motivo? Cominciamo da un fatto: è un carro estremamente pesante, pesa ben 57 tonnellate, non è velocissimo, dichiara una velocità massima su strada da 32 km/h, era richiesti 40, ma non si riesce a fare di meglio. Ha un'autonomia di circa poco meno di 200 km su strada, dipende ovviamente dalle condizioni, può superare una pendenza massima del 70% e, cosa più importante fra tutte, è estremamente protetto e dotato di un armamento formidabile. L'armamento principale, infatti, è il cannone anticarro da 88 mm con la canna da 56 calibri. È l'adattamento al ruolo di controcarro di un pezzo di artiglieria antiaerea già sperimentato con successo da Erwin Rommel in Nord Africa. Rommel aveva scoperto tra i primi le potenzialità del pezzo antiaereo che, avendo una alta velocità inerziale, poteva penetrare da lunga distanza le corazze dei carri nemici. La tattica di Rommel in Nord Africa si era rivelata vincente e proprio per le prestazioni di quel cannone si era deciso di ricavarne un pezzo anticarro successivamente installato proprio nel Panzer I, un Panzer che diventerà simbolo non tanto delle Panzerdivisionen, che continuano a utilizzare il Panzer IV o il Panther, quanto piuttosto dei battaglioni indipendenti corazzati, che vengono equipaggiati con questo nuovo carro e che diventa un simbolo assoluto della potenza tedesca sui campi di battaglia. Pensate solo questo: il proiettile a carica cava del Panther era capace di penetrare la corazza di qualunque carro britannico o inglese, carri medi ovviamente, a più di 2500 metri di distanza, 2,5 km. Per quanto riguardava invece i carri pesanti, pensate allo Joseph Stalin II o all'M26 Pershing, in quel caso la distanza di ingaggio veniva ridotta a circa 1 chilometro, ma era abbastanza per rendere il Tigre l'avversario più ostico da incontrare sui campi da battaglia. Se ne accorgono gli americani nel 1943. In Nord Africa, Rommel è da tempo sulla difensiva, è stato richiamato in zona per provare a salvare il salvabile. La sua Panzerarmee Africa è ridotta nei termini, ma ha ottenuto il nuovo Tigre. Tigre che viene messo alla prova con successo alla battaglia del Passo Kasserine, che è considerata dagli esperti il canto del cigno di Rommel, che in quell'occasione riesce a contenere l'offensiva alleata e anche a respingere gli americani, infliggendo loro perdite. È lì che nasce la famosa leggenda: se vuoi affrontare un tigre devi usare almeno 4 Sherman pensando di perderne 3, perché quello che accade. D'altronde, per affrontare un tigre occorre procedere a tenaglia, sacrificando dei carri e loro equipaggi al cannone da 88 mm, finché non si riesce a colpire il tigre lì dove è più debole, nei cingoli, oppure nella parte del motore, sul retro, che è meno scudata, meno protetta. Ma il tigre ha qualche problema, e i problemi riguardano innanzitutto la misura dei cingoli, che va sostituita ogni volta che il carro va trasportato per ferrovia o su strada. Va ridotta la sezione, perché altrimenti il carro diventa intrasportabile. Poi il motore scelto, il Maybach da 12 cilindri a V di 60 gradi, è un motore potente, ma è delicato
richiede manutenzione e parecchio carburante. Pensate che il serbatoio del Tigre contiene 540 litri, ma appunto a fonte di questa quantità di benzina non si riesce a compiere più di 200 km su strada, e su terreno accidentato in fuoristrada bisogna togliere almeno il 35% di questa autonomia. Questo significa che il Tigre è un'ottima macchina, affidabile fino a un certo punto, letale in condizioni di combattimento, ma presenta noie meccaniche e presenta soprattutto un consumo di benzina esagerato. Dal Tigre comunque i tedeschi ricavano un altro mezzo, un mezzo che non è proprio un carro armato. Viene chiamato Tiger Mörser oppure Sturmtiger, tigre da tempesta, tigre d'assalto. È un semovente, ma non è un semovente come gli altri. È sostanzialmente un enorme veicolo da demolizione. Basato sullo scafo del Tigre, viene piazzata una grossa casamatta chiusa, al cui interno viene messo un mortaio navale, lo Sturmmörser, un'arma da 380 mm di calibro che spara proiettili con propulsione a razzo, proiettili da un peso da ben 345 kg. A cosa serve una roba del genere? In realtà i tedeschi pensano a questo veicolo da demolizione dopo la battaglia di Stalingrado, una battaglia che noi abbiamo già affrontato nel canale e che aveva visto i tedeschi costretti a combattere quartiere per quartiere, strada per strada, casa per casa, in maniera distruttiva ed esasperante. Per questo motivo i tedeschi avevano pensato di realizzare un carro da demolizione capace di distruggere con un colpo solo un intero palazzo, abbastanza per evitarsi il disturbo del combattimento della guerriglia urbana. Da qui era nato lo Sturmtiger, che però al momento del suo ingresso in linea, ne verranno realizzate neanche 20 esemplari, aveva già in pratica esaurito il proprio scopo. L'unica volta che viene utilizzato davvero per quello che potrebbe essere il suo scopo è durante la rivolta di Varsavia. Ne abbiamo parlato, trovate il video nel canale. Lo Sturmtiger con un colpo solo può sbriciolare un intero palazzo ed è quello che fa per sedare la rivolta, per distruggere i palazzi trasformati in fortini dall'esercito nazionale polacco che si era rivoltato nell'estate del 44. Ma lo Sturmtiger viene anche impiegato durante la battaglia della Sacca della Ruhr nei primi mesi del 45 contro i carri Sherman. Per quanto non sia un carro vero e proprio, i risultati non mancano. Basti pensare che un solo Sturmtiger con un colpo singolo riesce a distruggere da solo 4 carri Sherman. Questo per far capire quanto quell'arma, quello Sturmmörser, quel mortaio navale con proiettili a razzo, sia qualcosa di estremamente distruttivo, ma per il resto inutile in un combattimento all'aperto. Alla metà del 1944 l'ispettorato armamenti dello Heer manda in prima linea un altro carro pesante. Viene chiamato in gergo Königstiger, tigre reale, tigre del Bengala. Viene chiamato così per distinguerlo dal suo predecessore che esce di produzione. In realtà anche il Königstiger ha una genesi un po' più lunga, perché già nel gennaio del 43 che venne richiesto come nuovo carro, e dire che nel gennaio del 43 sono appena 3 mesi che il suo predecessore, il Tigre, è entrato in servizio. Per quale motivo? Dopo appena 3 mesi l'esercito tedesco richiede un nuovo carro pesante, semplicemente perché durante la Seconda Guerra Mondiale i miglioramenti dell'industria bellica sono costanti, sono frenetici. Pochi mesi dopo l'introduzione del primo Tigre ci si rende conto innanzitutto che le forze corazzate sovietiche, non quelle alleate, stanno immettendo in linea carri sempre più pesanti, capaci di superare delle prestazioni gli stessi Tigre, e dall'altro perché i tedeschi vogliono sfruttare un nuovo tipo di cannone da 88, quello col calibro allungato a 71,2, un cannone potentissimo che fa impallidire qualunque altra arma presente, tranne una sola, il cannone britannico da 17 libre, che diventerà il nemico mortale di qualunque carro tedesco. Ma restiamo allo Sturmtiger, che viene studiato anche questo, come sempre, dalla Henschel & Son e dalla Porsche. E ancora una volta vince la Henschel, che riesce a ottenere la commessa per la fornitura di questo carro, che entra in servizio nel settembre del 1944. Un carro praticamente indistruttibile. È ancora più pesante del Tigre originario, sfiora le 70 tonnellate. È un carro che ha fatto scuola perché ha ottenuto su di sé i miglioramenti introdotti sia dal Panzer Panther, che a sua volta aveva ripreso l'inclinazione dello scafo dal T-34 russa, quanto dai miglioramenti introdotti col primo Panzer Tigre, il Tigre 1, quindi raddoppiando la superficie scudata, migliorando
la corazzatura che sfiora i 150 mm in sezione frontale, ospitando una torretta più grande, più grossa, capace di contenere quel cannone potentissimo, ma il Koenigsegg, pur presentando diverse migliorie, ha a sua volta un difetto mortale, quello di mantenere sempre lo stesso motore, il Maybach, che sì, gli viene aumentata la potenza fino ad arrivare a 700 cavalli, ma è fragile, ha problemi di trasmissione, ha problemi al cambio, sul terreno accidentato non va oltre i 15 km/h e soprattutto consuma tantissimo. Il serbatoio, che passa dai 560 litri a 860 litri di benzina, dà un'autonomia addirittura inferiore a quella del predecessore, del Tigre 1. Se prima si riusciva quasi a sfiorare i 200 km su strada, ora non si arriva a 170 km, pur avendo un serbatoio più grande, più capiente. Questo significa che lo Sturm Tiger, che sostanzialmente è una macchina quasi indistruttibile, è lento, è fragile nella meccanica interna e ovviamente, come tutti gli altri carri, è sottoposto alla minaccia aerea delle forze alleate e sovietiche che a partire dalla fine del 1944 iniziano a dominare i cieli. In pratica, lo Sturm Tiger era già stato un esercizio di stile eccessivo. Il Koenigsegg diventa un magnifico carro, esemplare possente della tecnica tedesca, ma poco utile per quanto riesca a tenere in scacco da distanze anche superiori a 2000 metri la maggior parte degli avversari, esclusi pochissimi carri come il Pershing o lo Joseph Stalin II. Il fatto che fosse assetato di benzina, di carburante, e il fatto che per le riparazioni fossero necessari almeno un giorno con 6 meccanici esperti per sostituire una ruota del treno di rotolamento, o addirittura 2 giorni per sostituire il motore, sanciva già in partenza il fallimento del Koenigsegg. Eppure i tedeschi decidono di sfruttare la base meccanica del Koenigsegg per un'altra Tigre, la Jagdtiger, la tigre cacciatrice, che a dispetto del nome non è un carro, ma è un cacciacarri. Sfruttando, come detto, lo scafo del Koenigsegg, i tedeschi costruiscono una grande casamatta blindata, all'interno della quale è posto il formidabile cannone PaK-44, cannone controcarri da 128 mm, un'arma eccezionale, capace di perforare le corazze dei mezzi avversari da qualunque distanza. Indistruttibile pure questo, potentissimo pure questo, fragile anche questo, perché il motore è sempre quello, ma non solo, il serbatoio è anche più piccolo, e oltre a essere piccolo è un serbatoio che non consente un'autonomia eccessiva a causa del fatto che il mezzo, che pesava già 69 tonnellate, passa a 76 tonnellate e servono 5 litri di benzina per fare un singolo chilometro. Se voi vi lamentate oggi delle vostre auto e fate sempre i calcoli su quelle che consumano meno, immaginate un veicolo che, pur imbottito di benzina, fa pochi chilometri e non di più. Se ne accorgono sia gli americani che i sovietici, i quali spesso e volentieri trovano gli Jagdtiger abbandonati sulle strade, nelle città, in mezzo alle campagne, perché gli equipaggi, non potendo più spingere il mezzo che aveva esaurito il carburante, preferiscono darsela a gambe, tornare a casa a piedi. Lo Jagdtiger diventa l'emblema finale della capacità tedesca di costruire macchine da combattimento teoricamente eccezionali, potentissime, destinate a distruggere tutti gli avversari, ma sempre con quei difettucci, la fragilità del motore, del cambio, della trasmissione, l'eccessivo consumo di carburante, tra l'altro per una nazione ridotta ormai ai minimi termini, che ne determina il fallimento. E allora oggi, quando nei vari musei dei mezzi corazzati vediamo ciò che resta delle produzioni tedesche degli anni 40, vediamo il Tiger, il Koenigsegg, lo Sturm Tiger o lo Jagdtiger, sono come delle tigri in gabbia, belle, maestose, fiere, pericolose, ma queste tigri sono zoppe, lente, senza zanne, belle dallo sguardo fiero, ma innocue sono oggi, lo si sono rivelate anche in passato, perché prodotte da una nazione orgogliosa, forte, determinata, ma destinata alla sconfitta. Una nazione che chiedeva sempre nuovi armamenti, ma era incapace di affrontare la realtà che era composta dalla impossibilità di rifornire costantemente i veicoli meccanizzati di carburante. Una realtà che era composta dalla difficoltà di rimpiazzare i vari mezzi perduti in battaglia, su troppi campi di battaglia. Una realtà composta anche
da un esercito, quello tedesco, che per quanto combattivo, per quanto ben addestrato, per quanto ben condotto, era destinato storicamente alla sconfitta. E oggi quei veicoli, quelle tigri in gabbia, ce lo ricordano nella loro maestosità e nella loro testimonianza di un passato fatto di tecniche ardite, ma anche di gravi errori, anche progettuali. Bentornati in Dentro la Storia, il canale di chi ama la storia contemporanea. Avete già fatto la vostra registrazione alla newsletter mensile gratuita di Dentro la Storia? No? Guardate che l'ultimo numero è uscito pochissimi giorni fa e forse siete ancora in tempo per recuperarlo. Se non sapete come fare, andate nel sito ufficiale di Dentro la Storia, c'è un'area dedicata alla nostra newsletter e lì la potete richiedere immediatamente in maniera completamente gratuita, non costa proprio niente. E questa newsletter arriverà all'inizio di ogni mese nella vostra casella mail con tanti contenuti esclusivi pensati apposta per voi. Nel nostro sito internet trovate la newsletter, i nostri video, i nostri podcast, i nostri articoli, i nostri approfondimenti editoriali e anche il nostro e-shop esclusivo dove potete trovare il nostro abbigliamento e tante altre idee pensate per voi.